Amici rossoneri, è il momento di scendere in campo, perché è tornato il Fanta dei milanisti. In palio ogni giornata ci sono maglie ufficiali del Milan, buoni Amazon da 100 euro e, tra i premi finali, iPhone 16, MacBook Pro 14 pollici e molto altro. 270 crediti per la rosa, mercato sempre aperto, ma soprattutto solo milanisti. Sfida gli speaker di Radio Rossonera e gli altri ascoltatori. L'iscrizione costa solo 19,99 € per tutta la stagione. Vai su fantalgoritmo.it/Radio Rossonera e affrettati, perché in caso di spareggio vince chi si è iscritto prima. Dal 1 di luglio cambiano i costi dell'abbonamento al nostro canale YouTube. Sei già abbonato? Ecco come fare l'upgrade. Vai sul nostro canale YouTube e clicca su abbonamento. Nel menu che si apre, seleziona Esegui upgrade. Clicca successivamente su Squadra livello 1 e sulla destra troverai il tasto Cambia livello, un piccolo gesto che ci permetterà di continuare a raccontare il Milan in modo indipendente e senza condizionamenti. Benvenuto a Lunch Press, con trasmissione di Edoardo Matur. Allora. Sarà un motivo. Ora, lei fa un esempio. Fotografia. Ma non Se me lo tendi solo faccio. tipica. No. Allora. Sarà un motivo. Ora, vorrei fare un esempio. Se Ma tendi non solo me lo tipica. faccio. Fotografia. Corto muso. Cazzo guardi, altra trasmissione. 3 mesi di calciomercato per ridursi gli ultimi 20 minuti a rivoluzionare una squadra che a detta di Furlani non avrebbe dovuto essere rivoluzionata. Oggi ragazzi è una giornata veramente delirante, un sacco di colpi in chiusura, non so se definirli un sacco di botti o un sacco di botte, lo vedremo insieme a Jack. Ciao Jack. Ciao Edo, ciao Leo, ciao Morgan, ciao a tutti. Sì, il primo di 5 giorni che si preannunciano più o meno tutti su questo stile. Vediamo se non li facciamo tutti oggi. Leonardo Ciao, Nini, ciao a ovviamente, tutti. e tra pochissimissimo andiamo anche da Daniele Triolo, Pianeta Milan, così cerchiamo di fare un pochino il punto. Io direi, Jack, mentre Morgan va al telefono a chiamare Dani, faccio un quadro rapidamente di quelle che sono le ultime news proprio di minuti. Allora, è arrivata la paraufficialità di Nkunku, nel senso che è arrivato l'Irwigori Fabrizio Romano. Certo, il Milan quest'anno è l'unica squadra che è riuscita a far saltare non una ma 2 volte l'Irwigori Fabrizio Romano, sia con Boniface sia con Emerson Royal in Turchia, che poi è andato in Brasile. Però tendenzialmente sappiamo che cosa significa l'Irwigo di Romano, quindi Nkunku di fatto dovrebbe essere un giocatore del Milan. 37 di base fissa più 5 di bonus, titolo definitivo. Tanti. Facciamo prima una panoramica che poi dopo Si lavora, questo di Marzio, si lavora per uno scambio tra Artem Dovbyk e Santiago Jimenez. Stiamo verificando anche noi direttamente, vi faremo sapere. Al momento è una cosa in fase embrionale. È uscito anche un nome per la difesa, Akanji, Manuel Akanji del Manchester City. Sembra che non si sia così lontani da un accordo. Sarebbe il difensore che sì, a mio modo di vedere, alza il livello. E come avevo promesso andiamo subito a dare il bentornato a Daniele Triolo, Pianeta Milan. Ciao Dani. Ciao ragazzi, come state? Ciao Dani. Bene, non c'è un secondo da perdere, Dani, perché i 3 mesi che potevano essere persi li abbiamo già persi ampiamente, adesso manca pochissimo alla fine del mercato. Abbiamo detto, Allegri ha fatto delle richieste precise, Rabiot e Vlahovic, e infatti Milan su Nkunku, Dovbyk e Akanji. Facci un po' il quadro, Dani. Beh, direi che più o meno è la conferma di come è andata tutta la sessione estiva di calciomercato. Tare e Allegri sono arrivati con determinati obiettivi in testa. Faccio qualche nome. Allegri li ha ribaditi anche nel summit di domenica scorsa, che erano quelli di Rabiot e di Vlahovic. Sapevamo che erano trattative complicate, questo sì. Sapevamo che magari si doveva arrivare agli ultimi giorni di mercato per quagliare qualcosa, questo anche. Però è vero che se vai a mettere 42 milioni di euro bonus inclusi sull'incognita Nkunku, evidentemente Rabiot e Vlahovic te li potevi permettere anche prima, soprattutto alla luce di 230 milioni di euro spesi. Che dire di Tare? Era partito proponendo Xhaka davanti alla difesa e non gliel'hanno preso. L'operazione Boniface è stata bocciata
per visite mediche, insomma per l'infortunio al ginocchio, però vediamo che nello storico di Nkunku questo non conta, quindi l'impressione è che un po' di confusione ci sia. Il Milan l'aveva fatto capire che avrebbe aspettato, al di là dei colpi fatti fino adesso, le occasioni di mercato per puntellare la squadra, occasioni di mercato che però non mi sembrano andare nella direzione voluta e chiesta dall'allenatore. Serve una mezzala che abbia inserimento e gol nei piedi, e il Milan non ce li ha. Allegri ha spronato Loftus-Cheek e Fofana prima della Cremonese a fare una quindicina di gol in due, complicata la questione, la missione. Ha 3 play praticamente, Ricci, Modric e Yashari per una sola posizione, ma non un giocatore alla Rabiot, per quello continuo a chiederlo e spererà fino all'ultimo giorno di mercato di ottenerlo. Per Vlahovic è un po' più complicata, non per il cartellino, la Juve non chiede 35 come ho letto da qualche parte, a 20 più bonus magari te lo dà. Il problema di Vlahovic è che lui al Milan ci verrebbe pure, però il Milan dovrebbe salire sopra i 5 milioni del tetto ingaggi. Il Milan per prendere Vlahovic dovrebbe dargli almeno 6 di fisso più un paio di bonus, che non è uno stipendio pazzesco, però tocca capire se vogliono sfondare o meno il muro dei 5. Ma è una pista ancora aperta Vlahovic, oppure per l'attacco? Io fino al 31 la tengo in piedi, 1 settembre già diventa difficile, però fino al 31 la tengo in piedi, anche perché ci risulta che il Milan un'altra punta oltre Nkunku voglia farla. Contatti con la Roma per Dovbyk ci sono, non mi risulta però per uno scambio, nel senso che Jimenez dovrebbe restare al Milan, quindi Dovbyk sì, Jimenez come ha detto il suo agente Raffaella Pimenta è al Milan, sta bene al Milan e non vuole muoversi. Arriverà Nkunku, praticamente conclusa l'operazione, però il Milan un altro 9, il centravanti d'area di rigore vuole farlo. Dovbyk, se la Roma lo libera in prestito con diritto, è una pista che riteniamo calda, anche se Allegri continua ogni 2x3 a ricordare alla dirigenza che lui vorrebbe Vlahovic lì davanti. Per la difesa era stato un po' meno categorico. Allegri nel Summit non aveva chiesto un nome nello specifico. È circolato il nome di Kim, sono circolati Kim e Demiral, se non sbaglio. Sì, esatto, aveva indicato dei nomi che avrebbe voluto volentieri al Milan, come appunto Kim del Bayern e Demiral dell'Al-Ahly che aveva già avuto alla Juventus, con la differenza però che chiaramente con la società era stato un po' meno netto, nel senso mi basta un difensore esperto che sappia guidare il reparto e sappia giocare nella posizione centrale. Questa era stata la richiesta di Allegri. Il Milan si è un po' mosso, Kim prende 8 milioni al Bayern, quindi difficile che a fine agosto il Bayern te lo regali in prestito e ti paghi anche metà ingaggio, per una trattativa mai impostata prima di fatto. Akanji c'è qualche speranza in più, lui al Galatasaray aveva chiesto 6,5, vediamo se al Milan magari con 5 si accontenta, e come ha fatto un Nkunku che si è tolto 1,5 milioni firmando a 5 invece che a 6,5 con i rossoneri. Tutto in evoluzione, è vero, qualche pedina di esperienza di qualità arriva, Akanji può arrivare, Nkunku può arrivare, davanti alla mia impressione è che manchi ancora l'attaccante però forte che ti cambia la stagione. Io lascerei a dopo le riflessioni su Nkunku, sia sulla posizione in campo sia sul tema infortuni, perché Leo dicevi... Sì, ha giocato un po' ovunque, Nkunku ha giocato un po' ovunque, nell'Ipsia ha fatto anche la punta centrale, ma anche però, non è il suo ruolo naturale, però l'ha fatto per esigenze tattiche. Che fa il suo 9, però diciamo. Dani, c'è l'impressione che veramente al Milan, ma non è neanche tanto un'impressione, è ormai una certezza, Milan non è che ci sono due anime, è certificato che ci siano due anime, anche il mercato viene fatto da due anime. Adesso poi con Edo stavamo parlando prima di come è stato gestito questo mercato, ma mi dà l'impressione che 2 mesi di trattativa per Yashari per rilanciare 1 milione ogni 2 settimane, però poi in Nkunku 37 più 5 vengono dati. Questa cosa è strana, no? Richiesta di Allegri, Vlahovic e Rabiot, arriva tutt'altro. No, però al di là di questo, no? Certo. Come dici tu, Yashari sia stati lì a svuotare le tasche, a contare i centesimi, giustamente, arriviamo Nkunku, nome mai uscito prima, una serie di punti di domanda legati agli infortuni, alla sua storia, eccetera, eccetera. Arriviamo, 40 milioni. C'è qualcosa che non torna, no, Dani? La prima domanda che viene in mente a me è chi ha proposto Yashari e chi ha proposto Nkunku. Yashari sembra essere un nome di tare, Dani. Se
Yashari è un nome di Tare, Nkunku un nome di Moncada, va da sé insomma che la scelta di Furlani è abbastanza ovvia. Le due anime a me sembrano palesi, cioè nonostante dal Milan a noi arrivino smentite continue del tipo il gruppo di lavoro lavora insieme, magari sì, ma mettere insieme 4-5 teste su uno stesso giocatore e trovare tutti d'accordo non è facile, ci vorrebbe che l'amministratore delegato, in questo caso Furlani, stanzi il budget e detti delle linee economiche, ma poi lasci fare al DS e all'allenatore, perché sono loro poi responsabili della parte sportiva e dei risultati della squadra. Se l'anno scorso il Milan ha fatto schifo e i tifosi, gli addetti ai lavori hanno addossato la colpa a Furlani e Moncada in primis per aver costruito la squadra male, ora ci sono Tare e Allegri, ma Tare e Allegri non devono essere due parafulmini, attenzione, perché Tare e Allegri stanno lì per assumersi la responsabilità sportiva, ma poi le decisioni le prendono in altre stanze, e allora va da sé insomma che dovesse andar male, tutti sperano di no ovviamente, ma dovesse andar male poi le colpe non possono ricadere solo su Tare e Allegri. No, appunto, per quello come... Vai Jack. No, ti volevo chiedere invece, Dani, capitolo uscite. Chukwueze diciamo che sembra abbastanza con un piede e mezzo fuori. Musa può uscire, poi ci si ferma qui o ci dobbiamo aspettare qualche sorpresa? Può uscire Bennacer, ci sono contatti con il Bologna. Pedulla poco fa ha detto che c'è anche la Juve. Sul giocatore franco-algerino, e attenzione perché in quel caso io la porticina per Vlahovic la spalanco un altro po'. Detto questo, Adli anche in uscita, c'è una mezza chiacchierata in corso con il Lan in Francia, vediamo se vuole tornare in patria Yassin oppure se continuare a allenarsi con il Milan futuro. È in scadenza di contratto, con i giocatori in scadenza di contratto sapete come funziona, se non sono soddisfatti dell'offerta preferiscono piuttosto perdere un anno e poi scegliersi svincolati la destinazione. Altre uscite mi sembra di no, anche Jimenez perché ragazzi, magari. Facendo una battuta, se facciamo un altro paio di uscite convocano anche noi per Lecce, per Via del Mare, perché i giocatori non ci sono più. Potrebbe uscire Alex Jimenez, questo sì, per questioni più comportamentali che altro, non per un aspetto tecnico. E chi entrerà al suo posto? Perché comunque bisogna sostituirlo numericamente. Triolo, te l'ha detto lui che hai ricevuto già una chiamata per scaldarti? Allora, guarda, sì, io mi sto scaldando già, ma ho inforcato i pantaloncini, però no, penso che magari un acquisto dell'ultima ora. Moncada è stato a Siviglia lunedì per vedere la partita degli andalusi contro il Getafe, non per guardare Uce, bensì per guardare Juan Lu Sanchez, il giocatore che voleva il Napoli e che è stato sedotto e abbandonato di fatto perché poi il Napoli si è spostato su altri obiettivi. Può arrivare per una quindicina di milioni di euro, forse anche con formula vantaggiosa. Vediamo se una volta sistemato difesa e attacco sul centrocampo io metto il punto di domanda, perché la mia impressione è che il Milan il difensore e l'attaccante in più oltre a Nkunku li fa, il mediano, cioè la mezzala non lo so. È sfumato quindi anche Fabian, Dani. Non è che è sfumato, il Milan continua a insistere, il Bologna non lo vuole vendere però, se dall'altra parte ti dicono di no è un po' difficile anche in questi ultimi giorni andare a bucare. Poi magari il Bologna prende Bennacer e ti libera Fabian all'ultimo, quello è tutto possibile, dipende da vari incastri. Per Alex Jimenez è uguale ragazzi, lo vuole il Como, lo cerca anche la Roma come esterno, ve la butto lì, non mi risultano contatti caldi, ma in caso il Milan cerchi ancora una mezzala, l'idea Pellegrini in uno scambio con Jimenez non la butterei via, anche perché il giocatore deve andare via da Roma, e quindi diciamo che tanto sta bollendo in pentola. Come sempre si arriva agli ultimi giorni della sessione, l'impressione la fretta non è mai buona consigliere, come diceva la mia mamma. Sì, esatto. Il discorso è molto semplice. Si dovrebbe arrivare a questi giorni di mercato per andarti a cercare appunto l'occasione, il puntello. Dalla serie ho fatto le prime 1-2 giornate, mi sono accorto che mi manca X giocatore, provo a prendere Y giocatore. E fare una mezza sessione di mercato con 3-4 acquisti in meno di una settimana è un po' tutto randomico, cioè dalla serie quello che mi riesco a prendere, quello che mi riescono a dare prendo,
E gli altri ovviamente lo sanno e quindi non ti fanno passare nulla. Esattamente. Detto questo, dovessero arrivare Akanji e Nkunku, sono due grandissimi giocatori. Al di là dell'incognita sugli infortuni di Nkunku, che più che altro è stato assente 2 anni fa, non l'anno scorso, l'anno appena passato, Nkunku è fortissimo. Cioè, a mio giudizio, è Lookman più forte. Tatticamente non ho capito 27, dove lo inserisce il Milan, però l'anno scorso 27 partite, 3 gol e 2 assist. Però Dani, le squadre poi non si fanno con i nomi, cioè poi si va in campo. Cioè il Milan oggi stamattina si parlava anche di un cambio modulo ancora 4-2-3-1, perché in Nkunku ad oggi non sai dove metterlo. Ora sta fuori uno tra Leo e Pulisic. C'è questo da considerare, secondo me, anche i due migliori. Uno dei 2 migliori resta fuori per fare. Esatto, la domanda è: i giocatori sono anche forti, però non si fa una squadra così. Secondo me, ragazzi, alla fine si andrà su un altro modulo ancora. Allegri era partito con l'idea, quando è arrivato al Milan, di fare 4-3-3. Poi quando è arrivato si è reso conto di avere giocatori adatti per il 3-5-2, perché se Lemeker è un esterno a tutta fascia perfetto ed Estupinian meno può difendere meglio è. Quindi si è reso conto di avere questi 2 giocatori così. La difesa a 3 regge discretamente bene, al di là della partitaccia con la Cremonese e gli errori individuali nella marcatura che il Milan ormai si porta avanti da anni, però Allegri ha trovato un assetto stabile così. Secondo me alla fine si andrà di 3-4-3 con 3 difensori bloccati, Selemeker e Stupinian sulle fasce, 2 centrocampisti di cui uno di inventiva e uno di corsa, Pulisic, Leao e il centravanti. Penso sia la cosa più logica, a maggior ragione se non arriva una mezzala. Perché se non arriva una mezzala, allora a quel punto togli un centrocampista, ne giocano 2, ne hai altri 3 in panchina e sei ultracoperto. Dani, ti faccio l'ultima che esce un po' dall'ambito delle notizie e entra in quello delle opinioni. Io alla fine di quest'estate mi porto a casa l'AC Milan di Milano che viene rifiutato e poi preso in giro dal Fenerbahce da Archie Brown. Però non si sono qualificati in Champions. Karma, però rifiutato da Konrad Harder. Con tutto il rispetto per Archie Brown e Harder, a cui auguro la miglior carriera, non parliamo propriamente dei 2 profili migliori della storia del calcio, e loro rifiutano il Milan. Cos'è successo? Come te lo spieghi? Scusa, ma per Harder è andata così, perché anche lì ci sono diverse versioni. Chi dice però che il giocatore ha rifiutato, per Archie Brown di sicuro è andata così. Sì. Allora, per quanto riguarda Archie Brown, ragazzi, lì parlano i soldi. Lui ha fatto una dichiarazione a Fabrizio Romano, se ricordate, dicendo che si è convinto ad andare al Fenerbahce dopo una telefonata del presidente che gli illustrava il progetto, e ha deciso che quella era la scelta giusta per la sua carriera. In realtà Fenerbahce e Milan la notte prima del volo avevano offerto la stessa cifra e lui aveva detto sì al Milan. Poi il Fenerbahce lo ha chiamato tramite il presidente e gli ha dato 3 volte tanto, perché Archie Brown ha firmato a 3,5 milioni lì. Il Milan gliene dava 1,5, quindi al triplicare dello stipendio la scelta è stata abbastanza logica. Tutto quello che ne è conseguito poi di fatto è pantomima scenica, social e scaramucce di mercato, che sono anche insomma un po' il sale della vicenda. Per quanto riguarda Harder, a me risulta che Allegri non lo volesse in realtà, e che il ragazzo non fosse stato mai realmente convinto di venire al Milan, non perché snobbava il Milan, ma perché vuole giocare. Perché il suo pensiero è stato: va via Gyökeres dallo Sporting, resto qui, faccio il titolare. Gli hanno comprato Luis Suarez, gliel'hanno messo davanti e lui ha morso un po' il freno dicendo voglio giocare titolare. È arrivata l'offerta del Rennes, che ha venduto Kalimuendo al Nottingham, gli ha offerto la maglia da titolare. E tra una maglia da titolare in Ligue 1, comunque in una squadra di buon livello, che non ricordo se gioca anche in Europa League o in Conference League, dico la verità, e una panchina come seconda o anche terza punta al Milan, il ragazzo per il momento chiaramente è andato un po' titubante e ha preferito magari andare a giocare. Lui voleva giocare titolare, il Milan questo non glielo poteva garantire. Aggiungete poi che il Milan non è mai stato realmente tutto unito e schierato su Harder. Harder era una decisione di Furlani con l'intermediazione Busardò. La proposta a Rocodare era una proposta a Furlani, intermediazione Busardò. E il ticket tipo sei a Sanremo quando c'è testo e musica Furlani Busardò. Esatto.
come le canzoni Mogol Battisti, no? Quelle firmate Mogol Battisti. Esatto. Mentre invece Allegri voleva un centravanti più pronto. Quindi la mia impressione è: lui vuole Vlahovic, chiederà Vlahovic fino a che sarà possibile. Se poi gli recapitano Dovbyk, non sarà magari al settimo cielo, però è già un qualcosa con cui ti puoi giocare qualcosa in più subito. Va bene ragazzi, direi che l'abbiamo spremuto abbastanza. La giornata è ancora lunga, Dani, così come lunghissima e faticosa. I giorni che mancano alla fine del mercato sono ancora lunghi, per cui buon lavoro Dani, ti abbracciamo. Senza dimenticare che domani giochiamo e dobbiamo vincere, perché la prima partita non è andata benissimo. No. Decisamente no. E qualcuno non quota nemmeno il primo gol di Camarda in Serie A tipo domani. Sarebbe veramente una beffa brutta. Ma vi svelo questa cosa e poi vi saluto. Non sapete quante volte durante l'ultima stagione, mentre stavamo al desk magari a fare gli articoli durante le partite del Milan, ci preparavamo già la bozza per celebrare il primo gol di Camarda. Non vedevamo l'ora, tutti entusiasti. Siccome venerdì sera sono in turno sulla partita al desk, non vorrei dover preparare una bozza per il primo gol di Camarda al Milan. Non te lo auguriamo, però ti auguriamo buon lavoro. Daniele Triolo, Pianeta Milan. Ciao Dani. Ciao ragazzi, buona giornata, buon lavoro e forza Milan sempre. Ciao, grazie Dani. Ciao. Allora ragazzi, c'è un sacco di carne al fuoco. Io vorrei andare nome per nome, quelli che abbiamo già visto con Dani, ma partendo dal modulo, perché Marchino scrive: è cominciato il campionato e ancora non si capisce il modulo. È vero che poi la stagione è lunga, è vero che poi i moduli possono anche, come dire, essere adottati diversi, però è anche vero che ogni allenatore ha una sua squadra base. Allegri ha preparato il precampionato con un certo tipo di modulo, la prima di campionato l'abbiamo vista con un'altra. Gli ultimi nomi, quelli di cui stiamo parlando, suggeriscono un terzo modulo ancora. Io me ne sono segnato 4-4-2, 3-5-2, 4-2-3-1, 3-4-3. Alla fine, dove sarà la verità? Ma forse nel mezzo, nel senso che dato il mercato confusionario del Milan è chiaro che anche il modulo va di pari passo. Il Milan sta completando la rosa in gran parte gli ultimi 5 giorni di mercato. Ha iniziato con un 4-3-3, ma poi giustamente i giocatori che sono arrivati, alcuni sono dei doppioni. Stiamo scoprendo in questi giorni che insomma Yashari, Modric e Ricci, che secondo tutti sarebbe stato il centrocampo titolare, in realtà sembrano abbastanza alternativi. Si pensa di avanzare un po' Modric nel 4-2-3-1 e forse anche il modulo che i giocatori del Milan conoscono meglio, ma sono cambiati tanti e Stupinian appunto in questo momento non è in grado di fare il terzino, è abbastanza evidente, quindi bisogna stare con la difesa 3, ma non hai i difensori centrali per fare la difesa 3 perché non è abbastanza, allora si va su un difensore centrale. Il modulo va di pari passo con la confusione che c'è nel mercato. Poi, ripeto, perché poi passa il messaggio che Mankunku non si può criticare un acquisto così. Ma infatti non critichiamo il giocatore, cioè possiamo avere dei dubbi sulla condizione fisica. Però adesso ne parliamo, perché non è che è tutto intoccabile. Ne parliamo e analizziamo diverse cose. Però, visto che abbiamo citato Nkunku e stiamo parlando del modulo, la domanda nasce proprio da lì, Jack. Cioè, 40 milioni è l'acquisto più oneroso di questo mercato insieme a Yashari, immagino non per un panchinaro. Dove giocherà? Allora, per me in realtà lui la seconda punta la può fare serenamente in un attacco a 2. Certo, secondo me è difficile pensare a un attacco per dire Pulisic e Nkunku. Io vedo Pulisic e Nkunku in questo ipotetico 3-5-2, sempre punto di domanda, un po' alternativi l'uno all'altro. Premesso che Pulisic a me dà l'idea che in un modulo del genere non rende. Poi, però Jack e premesso che è stato il migliore la scorsa stagione, perché correndo, ragazzi, cioè, vai a fare degli investimenti e vai a puntellare il ruolo dove sei più coperto, dove sei più forte. E aggiungo quello che dice Jack, la hitmap di Nkunku l'ultima stagione, quelle poche partite che ha fatto, tutte sulla sinistra. Sì, è vero, però ed è difficile pensare che anche in un ipotetico, diciamo 3-4-3, è difficile pensare a 40 milioni per prendere la riserva di Leao. Cioè, a quel punto mi tenevo quello che dico. Però uno tra Leao e Pulisic sta fuori. Per forza, ragazzi, non c'è una... A meno che lui non veda veramente oggi come Leao come il centravanti, perché cioè, rendiamoci conto, il Milan non è del tutto vero che ha giocato 3-5-2 e non è del tutto vero che ha giocato 4-3-3 queste prime due partite, e integro anche quella del Bari. Ha giocato una forma ibrida, per cui in determinate fasi, in determinati momenti era a 3, con Tomori, Pavlovic, Gabbia come 3,
e con Pulisic, Leao, soprattutto all'inizio di quella col Bari, come attaccanti. In altre fasi si abbassava un pelino Estupignan, si allargava un pelino Tomori, si alzava un po' Saelemaekers e diventava un tridente in alcuni momenti con il Bari era lampante. Era proprio un tridente con Saelemaekers a destra, Pulisic a sinistra e Leao prima punta, vera e propria. Tanto che con il Bari Leao segna in quello che è meno di tutto il suo fondamentale, cioè di testa. Quello è vero, diciamo che in questo momento Leao poi dopo non si sa dove evolverà, però sicuramente spostarlo dalla fascia al centro comunque non vai a sfruttare al 100% quelle che sono le sue caratteristiche. Su questo non lo so. Su questo non lo so. Secondo me in un attacco non è cattivo sotto porta Leao. Questo è innegabile, però per me il discorso è che Leao secondo me è difficile pensarlo come vertice centrale in un tridente, come centravanti. Però secondo me due è diverso. in un come attacco a seconda due punta. In un attacco a due come seconda punta. però in realtà faresti un attacco allora, ma Leao pensa per all'Inter, intenderci. cioè tra Lautaro Martinez e Marcus Thuram, chi è che si comporta da prima punta, inteso come quello fisico che difende i palloni? Nessuno dei due ha propriamente quelle caratteristiche che può avere magari un po' di più Jimenez, che ha Dovbyk, Sì, però tra quelli vedono la porta numericamente parlando molto più di Nkunku e Leao messi Però in insieme. realtà vai a guardare Comunque, l'anno dello scudetto, Leao tipo 17, fa 15-17 gol in quella stagione lì, quindi comunque è uno che ma non da prima punta, partendo dalla fascia. Però in realtà se la non porta la stiamo, vedi, non cioè, stiamo a vuol dire mettere non in la vedi. discussione Leao che mi cioè sembra. io quello che dico Una delle è tre garanzie del Milan. uno dell'investimento diciamo più oneroso va a insistere comunque nella zona o di Pulisic o di Leao sì. che sono i tuoi due migliori giocatori, quindi questo è il mio grande dubbio. Dopodiché entriamo uno per uno, perché Nkunku Sì. i pro e i contro dicevamo Beh, i pro che è un gran bel giocatore. I pro che è un giocatore che se torna quello di Lipsia è veramente un giocatore che in Serie A può dire la sua. di quella stagione all'Ipsia. Quelle Due due stagioni. stagioni molto buone, un giocatore che calcia le punizioni, un giocatore che calcia i calci d'angoli, è un giocatore esplosivo, un giocatore che in Serie A può fare molto bene, però deve tornare quel giocatore lì. È un investimento. È una scommessa se deve tornare quel Sì, giocatore lì. però è una scommessa, e poi veniamo ai contro. Diciamo che sui pro è che ti può andare bene come Pulisic, i contro è che ti può andare male come Joao Felix. Il problema è che sono 37 più 5 per un giocatore che ha letteralmente la mia età, è nato un giorno dopo di me, quindi 28 anni quasi da compiere a novembre, e tu a 37 più 5 un giocatore di 28 anni, se floppasse non lo rivendi più. Per questo mi fa pensare che il Milan si sia trovato, i dirigenti del Milan, con l'acqua alla gola completamente. E infatti Milan Cremonese, questo vi dà l'idea della programmazione, Milan Cremonese fa un solco. Cioè se il Milan avesse vinto con la Cremonese il Milan è una follia. non avrebbe Hai ragione, no, ma è una follia. Leo, cioè solo a pensarci è una Allora follia. ti sei trovato a 5 giorni Cioè- che devi comprarne almeno 3 e allora vai su le briciole, come le abbiamo chiamate noi. Poi le briciole però te le fanno pagare, perché se è in Kunku te le fanno pagare, e quindi tu in 4-4-8 chiudi e prendi Kunku. Ma se arrivi all'ultimo, io sto chiudendo il ristorante e mi fai riaprire e ti faccio Jack, pro e contro di Nkunku. Allora, partiamo da un presupposto che mi sembra piuttosto evidente. Il Milan, quasi nessuno può farlo in Italia, ma il Milan lo sta dimostrando. Oggi non si può permettere i giocatori forti, si può permettere soltanto i giocatori da recuperare. Perché è vero, un Kunku è un ottimo colpo se torna quello dell'Ipsia, non è un gran colpo se rimane quello del Chelsea. Dovbyk, che è uscito, è un buon colpo se torna quello del Girona. Se invece rimane quello visto l'anno scorso a Roma, niente di che. Vlahovic è un grande colpo se torna quello della Fiorentina. Quello della Ma Juve dipende sempre anche dalle condizioni economiche. serve il Jack. giusto, sì, però il Milan comunque sta scommettendo di fatto, perché non può permettersi di fare altro. Però- certo, 40 milioni per una scommessa, parliamo di Cioè Nkunku, tu dici l'esito può essere Pulisic o può essere Joao Felix. con la differenza che Joao Felix l'hai preso in prestito e Pulisic ma l'hai Pulisic pagato 20 la metà milioni, 20, di quanto 25 hai pagato milioni. Nkunku. Questo è vero. Poi per me però il discorso invece che fai tu sui prezzi degli ultimissimi giorni di mercato non è del tutto vero, perché in realtà se magari nel caso di Nkunku ti ha fatto tra virgolette perdere potere il fatto di arrivare così verso la fine, secondo me dal lato opposto con Vlahovic più il tempo passa più tu acquisti potere nella trattativa con Dipende la dalle Juve. trattative, certo, dipende. Cioè c'è situazione, perché oggettivamente, ma è esattamente come chi dovesse trattare col Milan per Bennacer e Adli. Bennacer e Adli sono fuori squadra,
più passa il tempo e ci avviciniamo alla deadline, più tendenzialmente fa il gioco di chi vuole comprarli, non di noi che vogliamo venderli. Secondo me dipende da Colomoni, perché la Juve ovviamente però sembrano se ne molto vicini i libererebbe. due adesso. Però la Juve se ne libererebbe domattina di Vlahovic per tutte le ragioni che sappiamo. E Vlahovic resisterebbe per tutte le ragioni che possiamo immaginare. Tutti e 12. E in più ha aperto ad oggi, come ha detto Pedulà ieri ai nostri microfoni, solo al Milan. E perché è una richiesta esplicita di Allegri. E per me, se il Milan non ha cioè il Milan prende Max Allegri e non li prende i giocatori, cioè posto che anche se Milan prendesse me, Leonardo Menini, come allenatore e non mi prende i giocatori, è una follia. Ma prendi Max Allegri e li compri i giocatori che lui non ha chiesto. Cioè Dani ci ha detto su Harder. Ma una squadra di calcio può avere dei dirigenti convinti su Harder, l'allenatore no e il direttore sportivo no? È vero quello che stanno dicendo, che ci sono due anime, e Allegri e Tare in questo momento sono poco più che foglie di fico. Ma Però prima di andare avanti, ringraziamo Ricky Mao 97 che fa 10 mesi e spieghiamogli perché Gimenez se ne va. Beh, questioni principalmente comportamentali, da quello che esce da Milanello. Non si sia trovato granché con Max Allegri. Per me di fatto è l'esterno più forte che hai. Beh, una follia. Allora vi interrompo un secondo per dirvi che arrivano notizie dalla redazione, dal direttore. Diciamo che da dentro la trattativa arrivano anche a Radio Rossonera conferme che è in piedi l'idea di uno scambio Dovbyk-Jimenez. E qui mi prendo 10 secondi perché questo scambio per me è... No, di più, perché era il secondo punto dopo un Kunku, questo fuori da ogni logica. Fuori da ogni confermato anche da Radio Rossonera che è in piedi l'idea. Fuori da ogni logica. Pro e contro non c'è un pro. Per me non c'è un pro perché scarichi un giocatore... Non c'è un pro. Scarichi un giocatore dopo 6 mesi, scarichi un giocatore che... al di là della condizione fisica ha dimostrato di saper far gol, e prendi un giocatore che ha dimostrato di non saper far gol, prendi un giocatore che è ancora più statico, fa ancora più fatica di Jimenez a entrare in forma. In Serie A ha fatto un primo anno che fa molta fatica, e vi dico anche questo: Santiago Jimenez con Gasperini fa 20 gol e passa. È una mia impressione, poi vedo che Santiago non piace tanto eccetera eccetera, ma tu non puoi valutare un giocatore su cui spendi 35 milioni in 6 mesi. In 6 mesi un giocatore... anche a livello umano un giocatore interessante, un uomo spogliatoio, tante cose diverse, per prendere, ripeto, Artem Dovbyk, cioè che è stato l'anno scorso, parliamoci chiaro, un flop alla Roma. Poi ognuno può dire quello che vuole, però è un giocatore che è stato pagato 40 milioni, in Serie A non ha performato, è un giocatore molto statico. Milan di un giocatore così per me non se ne fa nulla. Io trovo solo contro... ma perché io mi terrei Santiago Jimenez, attenzione, non perché io voglio 45 partite, 17 gol l'anno scorso totale. Jack. Allora, in realtà 45 per 17 non sono numeri orribili nella totalità. Io sapete che sono molto d'accordo con Leo quando dice che è impossibile bocciare Santiago Jimenez per quello che si è visto fino adesso, perché è palesemente fuori forma e ne ha tutti i motivi, visto che la sua preparazione è iniziata ai primi di agosto e non siamo neanche alla fine di agosto. È un giocatore che ha avuto delle difficoltà lo scorso anno, legate però al fatto che arrivava da una realtà completamente diversa ed è entrato in un sistema in cui non funziona niente. E io sfido voi a iniziare ad andare a lavorare e a esaltarvi in un'azienda che sta fallendo professionalmente parlando. Cioè diventa difficile, anche perché comunque è un attaccante che hai pagato, cioè ponderiamo, l'hai pagato 35 milioni. Non sono pochi soldi, lungi da me dire che sono pochi soldi, ma per un attaccante di calcio nel 2025 non è... Cioè se paghi 35 milioni non puoi pensare che arrivi come il messia a salvare tutta la baracca, perché non hai pagato 80 milioni. Cioè, bravo, non hai preso Viktor Gyökeres. Io continuerei a dargli fiducia. A me il profilo di Dovbyk non dispiace in senso assoluto. Per me non regge lo scambio, cioè non lo farei molto sinceramente lo scambio Dovbyk Jimenez. Certo, in assenza diciamo di Vlahovic, perché mi pare evidente che Vlahovic in un modo o nell'altro proprio non lo si voglia. Se alla fine si dovesse prendere Dovbyk, magari con la formula del prestito, da andare ad affiancare a Jimenez, ad arricchire, ecco, quella famosa punta in più di cui ci parlava anche Dani, allora lì già comincia a diventare una considerazione che si può fare. Ultimo punto, se c'è una roba con cui non sono d'accordo con Leo, è su cosa potrebbe fare Jimenez alla Roma, perché per me che abbia Dovbyk o che abbia Jimenez, per me Gasperini farà giocare principalmente Ferguson, che secondo me è molto più nel suo stile come attaccante. Però questa è la mia idea. Magari verrò smentito e Dovbyk o Jimenez con la maglia giallorossa faranno 45 gol in un anno e bravi loro.
Andrei sul terzo obiettivo, in tutto questo manca il centrocampo, perché il nome Non forte sembra che si era farà. appunto, non Sì, solamente sui nomi, sì, ma sì. neanche sui ruoli, Sì, sì. capito? Cioè dici vabbè, ma ha chiesto Rabioli e porta un altro Però che per faccia me, quel ruolo un po' Vabbè, diverso. il difensore No. lo prendi perché con la Cremonese ne prendi 2. E Punto. adesso arriviamo sul difensore, poi dopo io direi apriamo anche le telefonate rapidissime se avete domande o considerazioni veloci. Akanji. Bel giocatore, bel difensore Tanto da bello, Premier. tanto bello. Sarebbe Bello no, perché c'ha dei capelli, ragazzi. Sì, bello No, da ma rivedere. l'hai visto? Cioè, bello, lui ha gli occhi belli, ha il bel sorriso, proprio bello. In Serie A è un giocatore che può fare molto bene, sarebbe il difensore più forte presente in rosa al Milan, non che ci voglia in realtà tanto, perché sapete come la penso sui 4 centrali del Milan, diventerebbe il quinto, lui fatto per giocare a 3, ha giocato anche tanto a 4 al City, però il City gioca una difesa molto ibrida, quindi anche tanto a 3. Il problema è che prende 6,5, signori. 6,5. Vabbè, chi se ne frega. Verissimo. Non è niente, però. Verissimo, io ritengo che se dovesse arrivare Manuel Akanji diventerebbe abbastanza per direttissima uno dei migliori difensori di tutto il campionato, nel senso che io in Serie A oggi davanti ad Akanji metto Bremer, Buongiorno e Bastoni, forse mi fermo qui, non credo di metterne altri davanti a Manuel Akanji. Ha un'età che gli consente di essere non vecchio ma un leader. È esattamente, secondo me, cioè di tutti, con tutti i dubbi che ci sono, per me Akanji resta qualche, tra virgolette, perplessità, perché anche lui fisicamente non ha dimostrato di essere propriamente il più integro difensore o più integro calciatore che si sia mai visto. Ciò non di meno, per me qui è esattamente quello che serve, ma proprio esattamente quello che serve. Per me Akanji sarebbe un super colpo. Però prima di andare dall'ascoltatore e dopo aver ringraziato Luca De Martin che si è abbonato, benvenuto, la domanda è: perché Akanji dovrebbe cambiare adesso? Non è titolarissimo lì, no, Jack? Allora, Akanji già era in accordi per andare via, era in accordi con, come ha detto anche, come ci ha detto anche Dani, con la Turchia, per andare in Turchia. Io capisco che comunque è un ragazzo, cioè non è a fine carriera Akanji assolutamente, quindi secondo me l'attrattiva del Milan, spero che anche magari un pochino meno rispetto a quello che magari lui avrebbe sperato di prendere come stipendio in Turchia. Penso che l'attrattiva del Milan e il ruolo che avrebbe al Milan, perché non verrebbe al Milan a fare la riserva, verrebbe al Milan a fare il leader di tutto il reparto. Oggettivamente secondo me è anche per lui può essere un buon modo per, tra virgolette, rilanciarsi un po', cambiare un po' aria, sperimentare qualcosa di diverso. Ciao, come ti chiami? Pronto. Niente, rifacciamo. No, avevo detto, però finiamo l'ultimo giro su Akanji e poi dopo andiamo alle telefonate. Adesso, ragazzi, abbiamo finito il giro su Akanji. Quindi Esce anche il nome di un po' più. Kivior, non che è uscito adesso, ne ha parlato Moretto, non che un nome che scopriamo oggi. Milan sta valutando anche Jakub Kivior. Ecco, adesso, ragazzi, però un per livello... intenderci, prova a dire, li vuoi Akanji tu quei Kivior, Kivior? Sì, no, però è vero. Li vuoi quei Kivior? Li vuoi quei Kivior? Akanji Kivior, cioè. Quindi, Ci sono le categorie. Quindi Non chi so, prendiamo? ragazzi, sono Kivior. confuso. Gym City. No, tra Jim City, sì, Demiral. questa sessione di mercato è andata così. Chi prendiamo tra Akanji e Kivior? Datemene un terzo che non Demiral. c'entra un cazzo. Ma Demiral sarebbe una Meglio- delle meglio di richieste del Kivior. mister, però, Sì, tutto sommato. sì. Perché la roba incredibile è questa. È del Vai a mister. prendere Allegri e con questo tu hai in qualche modo placato un po' la piazza. Ok? Però poi te ne Perché strafreghi anche di quello che ti chiede Allegri. Ma dai, Giusto, dai, certo. cioè No, non è, ma è follia. Allora, il discorso è che allora, lui Allora, fa dei scusate, nomi. nel frattempo ho una breaking perché Yashari non partirà per Lecce per uno scontro in allenamento con Gimenez e quindi Milan Bebote o Alex? no, Santiago come sì, no, Come Rabiot? No. no, in allenamento Yashari, insomma, c'è stato uno scontro, quindi è fuori a Lecce e quindi anche qui potrebbero cambiare ancora i piani di formazione. Ciao, come ti chiami? Momenti concitatissimi. Ciao, sono Davide. Ciao, Davide. Una Ciao, Davide. domanda Ciao, Davide. veloce. Jobbik, non so neanche come si chiama, io non lo conosco bene, ma è adatto per una squadra che non gioca a calcio? Questa è la mia domanda per capire lo scambio Jimenez-Jobbik, come si chiama? Jobbik, esatto. Che tipo di Perché- attaccante è, vuoi sapere? Perché io Jimenez non lo manderei via così a cuor leggero, però il Milan non gioca a calcio secondo me, se ha bisogno della punta stile Lukaku
direi ok, capirei il perché. Però questa è la mia domanda. Ti rispondiamo. Ciao Davide, grazie. Ciao. Prego ragazzi. Allora, secondo me è difficile. Allora, non riesco a farti, te lo dico francamente, un paragone su un attaccante magari un po' più noto. Di sicuro è un attaccante da... non prende palla a centrocampo, ne dribbla 7 e va a segnare. È più un attaccante da gliela passi e la spinge dentro. Cioè è uno che secondo me il feeling, cioè la porta la sente oggettivamente, il feeling con il gol lo ha abbastanza. È uno che è un po' un chiodo, non so come dire, cioè è un po' fermo, è un po' statico come attaccante, molto grosso proprio fisicamente, cioè lo vedete televisivamente, a me l'anno scorso faceva impressione, cioè è largo come un armadio a quattro ante, però fermo. È molto molto fermo. Secondo me però per giocare, per dire spalle alla porta e tenerti qualche pallone. La sua carriera parla di 278 presenze, 125 gol. Sì, vabbè, certo, ma la porta la sente. Sì, non è un bidone Dovbyk, cioè adesso parliamoci chiaro, non ti fa fare niente di più secondo me di quello che fa Santiago Jimenez, e a quel punto mi tengo Santiago Jimenez. Mi dici scambio, ve la dico brutta, Jimenez Vlahovic, ci faccio un pensiero, ma scambiare un giocatore su cui è puntato dopo 6 mesi per prendere un altro che è un'altra incognita, il Milan di incognite ne ha parecchi, e attenzione perché in più oltre a questo su Yashari sempre Allegri... Interesse del Bruges? No, Allegri lo vede play in un centrocampo a 3 o mediano a 2. Bene. Quindi come Modric e come Ricci. Quindi questo secondo me conferma che a me piace il andare mercato... a rafforzare i punti. Abbiamo detto Nkunku che va a rafforzare la zona di Leao. La parte centrale abbiamo messo Yashari, Modric e Ricci. Ma infatti Modric, questo diventa però un problema, nel senso che non a caso Allegri dice una cosa del genere per me. Cioè vuol dire che ti sta valuta dicendo... il passaggio 2. No, a te società ti dice guarda che mi hai preso un doppione. Non può far la mezzala, ma è adattato. Ok, allora per me quello che dei tre dovrebbe giocare un po' più su è Modric, a mio avviso. Secondo me Modric potrebbe serenamente fare la mezzala, giocare un po' più alto, e anzi, vista anche l'età e tutto, è quello che io sgraverei di più dei compiti difensivi. Però, ragazzi, nel senso che gioco con un Ricci, per dire, con una mezzala, che ne so, Fofana, gli dico però un po' torna, e poi Modric però gli dico però stai lì e inventa. Però lì è meno al centro del gioco. Io se c'ho Modric al centro del gioco, diciamo con la Cremonese. Però in realtà se ti trovi come la Cremonese, che ok, Modric tocca 140 palloni, ma è costretto tutti ad andare a toccarli letteralmente in mezzo ai due difensori centrali, a quel punto invece Modric è uno che comunque se gli dai il pallone tra le linee non è che o lo perde o lo stoppa e lo ripassa indietro, ma è uno che lo prende, magari si gira, magari imbuca, magari fa velo. Io lo vorrei vedere un po' più alto Modric, che non vuol dire che farà più gol, ma vuol dire che può creare più gioco. Ciao, come ti chiami? Ciao ragazzi, Enzo. Ciao Enzo. Ciao, buongiorno. Ascolta, volevo farvi una considerazione con voi e una domanda anche. Se non ricordo male, Allegri, una richiesta di Allegri era Vlahovic. È vero o no? Ricordo male? Enzo, abbastanza. Sì, è evidente. Ecco, e la mia domanda è questa. Noi, se ho capito bene, il Milan tira fuori 45 milioni per Nkunku, giusto? Sì, 42, sì. 37 più 5. Vabbè, facciamo 40, ok? Più 5 milioni di ingaggio. Con questa cifra il Milan 2 mesi fa non poteva già avere Vlahovic al Milan, compreso di tutto, e io dico compreso l'ingaggio e tutto, e spalmandoli la stessa cifra tra Juve e Vlahovic. Il Milan da 2 mesi non poteva avere già Vlahovic e accontentare il suo allenatore. Ciao ragazzi, ciao a livello Enzo. economico no ragazzi, però perché lui ne prende 12 milioni di ma 12 milioni di Vlahovic al Milan non prenderebbe più di 6,5, 7. Ma infatti non c'è al Milan proprio. Però per questo conta anche motivo. una commissione che dovresti dovuto pagare. Poi so che lui ha delle pretese sulla Juve economiche. Sì, non vorrebbe una buona uscita. Tu non fai l'operazione complessiva con i soldi di Nkunku, però non ci vai di tantissimo per i primi 2-3 anni. Ma ragazzi, Allegri chiede un giocatore da 2 mesi, non glielo stanno prendendo. Per me la discussione praticamente finisce qui. Assolutamente sì. Allegri chiede Vlahovic, non glielo stiamo prendendo. Ma non è tanto allora ragazzi, non è tanto Vlahovic. A me la cosa che Vlahovic, ci sono 1000 cose. Poi tu dici non sono proprio andati su. Allora, a me la cosa che mi colpisce è tu chiedi Vlahovic e Rabiot e vai a cercare una punta che va bene, diciamo, posso Vlahovic,
è un altro tipo di giocatore che non risponde a quelle considerazioni. Se ti chiedo una mezzala, vuol dire che c'ha bisogno di una mezzala. Sì. Non puoi andare a portare una seconda punta e un difensore. No, ma il discorso è che il Milan quest'anno, cioè noi adesso parliamo magari di piani A, piani B, piani C. È evidente che il Milan il piano A non l'ha preso praticamente mai. Ma soprattutto tra piano B, C e D cambiavano sempre proprio il tipo di giocatore. Perché ragazzi, Boniface è un attaccante completamente diverso da Harder, che è completamente diverso da Nkunku. E da Vlahovic. Completamente diversi. Completo. Proprio tipo di giocatore. Ciao, come ti chiami? Ciao, sono Massimo. Ciao Massimo. Ciao Massimo. Niente, volevo sapere come si muoverà il Milan in questi giorni di mercato. A no? caso. A caso. Io vorrei sapere un Q, come si chiama lui? Nkunku. Giocherà a punta, trequartista o ala? Bella domanda. Interessante. Perché punta non è. E allora io mi rifaccio appena firmato Allegri, subito sulla Gazzetta dello Sport sono usciti 2 nomi, Jimenez e Gimenez, entrambi, che Allegri non voleva, perché sono ancora al Milan e difatti ora li stanno vendendo entrambi. Dopo aver venduto tutti, Jimenez e Gimenez sono ancora al Milan, perché Allegri non li vuole, perché Jimenez non è un terzino, e Gimenez non è l'attaccante che vuole Allegri e che tutti noi abbiamo visto in questi giorni, anche con la Cremonese. Poi il ritardo di preparazione perché? Perché ha fatto la Coppa, come si chiama lei? La Coppa America, Sì. e invece di venire subito a prepararsi è rimasto in vacanza. Giusto. Secondo me serve anche un centrocampista se vendono Musa e basta, è un terzino se venderanno i Jimenez. Poi su Wesic andrà via e speriamo che prendano Agaggi come il difensore centrale. Grazie perché mille. in difesa abbiamo una batteria di difensori centrali molto scarsa, in particolare Gabbia e Pavlovic. Grazie Massimo. Possono giocare a Lecce, al Bologna, ma non al Milan. Chiarissimo. Vi saluto. Grazie, Massimo. ciao. Tra l'altro con Lecce dovrebbe giocare Io De questa scarsa Winter, considerazione di Gabbia non ce l'ho in realtà, però. non ha giocato bene, Ma neanche malissimo, però. No, neanche però, a livello di Pavlovic. No. Cioè, io Però Pavlovic non butto la secondo croce me addosso piace ad Allegri perché è uno di quei giocatori litignoso con la cazzimma, eccetera. Sì. Io sinceramente ragazzi mi domando Tomori. tutte Dio, però, tutte e due. però adesso senza andare a Per me Tomori aprire- oggi è il migliore dei 4 difensori che ha il Milan. Per me il migliore Non ho difensore che ha il Mamma Milan mia. è Gabbia. Jack Cioè, però appena pensate- mangiato. Non ho grossi dubbi. Per me non ho dubbi che sia Tomori. Cosa, Leo? Per me è Gabbia invece. Anche per me. Sì. E beh, paradossale, nel senso che Pavlovic non è un giocatore ad oggi che ha dimostrato di poter stare nel Milan, al di là che in questo momento non è tanto che piace Allegri o meno Edo, ma è l'unico che sa che è mancino. E se giochi a 3, il braccetto di sinistra dovrebbe essere mancino. Tomori per me è 2 stagioni, se non 3, che non ci siamo. Comunque ci siamo. dico, rispetto all'ultima chiamata dell'ascoltatore, non sono così sicuro che Allegri schifi così tanto Jimenez Santiago come in realtà pare. Però lo scopriremo. E per quanto riguarda Nkunku, io ti dico che Nkunku è un acquisto che ha molto senso se viene visto come ok, è uscito Okafor, ho preso la riserva di Okafor, Sì, a l'ho pagata oggi, tanto, ho alzato il livello nettamente. Ma magari. Adesso mi devi prendere la punta vera, seria, e allora E ne metti il doppio. però Nkunku lo usi come Okafor, perché effettivamente tre quarti, punta, esterno è un po' come Okafor, poteva fare tutte queste cose qui a livello Okafor. Ciao, come ti chiami? Pronto? Niente. Pronto? Non è pronto. Tra l'altro Allegri domani in attacco in qualche modo faremo. Che cosa deve dire? Quelli ha. No, ma è emblema, ragazzi, emblema. Soprattutto perché al momento vi dico che anche a livello di giovanili non ci sono profili offensivi particolarmente interessanti. Ciao, come ti chiami? Ciao ragazzi, Matteo da Cassano. Ciao Eccolo, Matteo. da Cassano. Io non capisco perché ovviamente per il mercato, cioè secondo me non è male, anzi mi sembra un ottimo mercato se Milan Futuro deve tornare in Serie C. Ma ne è? Guarda, secondo me potremmo essere da promozione. Assolutamente, cioè, poi io vorrei capire che i criteri con cui valutano i giocatori ultimamente è quante puzzette con la mano sotto l'ascella riescono a fare, cioè non capisco veramente Il filologico. No, Nkunku è
la ciliegina sulla torta dello sfacelo che c'è su questa Che manca roba la qui. torta, cioè nel senso la ciliegina sulla torta va dove manca una torta. Oddio, non lo so, sono andato a vedere le due partite sia di Coppa Italia che di campionato e devo dire, ragazzi, giuro, sono abbastanza vecchi da ricordarmelo, c'era più entusiasmo in Serie B. Comunque potevi venire a salutarci comunque, visto che sei andato. Sì. Insomma, ero con la gente seria, non volevo farlo vedere che vi conosco. con noi, Però Sì, 75.000 persone. Zitte, allora, ma sì. anche lì parliamone. Io ero giù in primo arancio col Bari, col coso, Non La era Cremo. 75. e con la Cremonese. Secondo me di giuro avevo 4 vuoti di fianco di mia amica e poi altri 3 dall'altra parte. Ma lavati però, cioè non Gente che vendeva biglietti ovunque nei vari gruppi Telegram. Secondo me c'è qualche problema anche con questa storia dei 4 biglietti d'abbonamento, però è un altro argomento diverso, ma io adesso devo dire che un sacco di posti rimangono invenduti perché c'era il vuoto in certi settori. non solo intorno a te, quindi ci confermi. No, anche No, assolutamente. anche nelle altre parti dello stadio. Anche su sta cosa dei numeri, poi quando vedi, dipende dal colpo d'occhio, è abbastanza evidente. Anche secondo me Tu con hai la Cremo ne mangiato la mancavano 10. poké allo stadio, Matteo? Ma sta roba gli è veramente rimasta. Sì, a me. Ma dai, Terribile, cioè. ma Matteo non sa cos'è una poké, non c'è. L'hai mangiata la poké? No, io ho 2 figlie, quindi queste robe le so Lo tutte, sai, no, lo sai. non vedo perché devo mangiare la roba che gli ingredienti costerà 2 euro, pagarla 15 non vedo perché. Poi essendo io un avido dentro di natura, non riesco a capire perché dovrei fare una roba del genere. Comunque no, mi sembra, a parte tutta la situazione stadio che è ridicola veramente, ma non è più neanche il problema della curva a quanto, è che cadono alle palle su questo tipo di cose. Cioè, io ero lì, ho visto quando la gente ha cercato di spingere 2 azioni, robe inguardabili, poi mi è crollato l'entusiasmo, la gente ha mollato. Ripeto, siamo messi a umore più o meno esattamente come la fine della scorsa stagione. Non c'è stato un miglioramento. Dai, quanto manca alla fine? 37 partite, dai. Forza. Devo guardare se su Dazn c'è qualcos'altro tra la Serie A, guarderò la box, qualcosa così, perché diventa lunga. Grazie, Comunque non Matteo. capisco adesso, l'unica roba che vorrei capire adesso è cosa succede con 2 cose ci sono che nessuno ne parla più. Lo stadio, perché adesso sono 30 giorni, a fine settembre scatta il vincolo, è un macello. E tutti i rinnovi di cui hanno riempito i giornali gli anni scorsi, Maignan, Polis e via dicendo, sono spariti completamente. Ma stai Nessuno tranquillo parla che più tanto dei c'è tutta la rinnovi, sosta nazionale in cui non ci saranno Facciamo argomenti un passo alla volta. e dovremo tirar Matteo. fuori tutto. Ciao, Teo. Matteo. Ciao ragazzi, ciao. Breaking. Breaking. Vai. Oggi è tutto un Sì. breaking, Leo. Sì. Il La vuoi? poké è un'insalata di riso che non ce Sì, l'ha fatta. sì, Primo devo breaking. dire che sono particolarmente d'accordo con te su questa cosa qua. Dici tutto. È terminata la conferenza di Allegri con... Qualcuno ci chiede, ma ha sparato, non ha sparato? È stato abbastanza soft. Non c'era il conteggio delle bestemmie in diretta? No, ma c'è la stoccata finale. Ah. C'è la Counter. stoccatina finale. Counter. Gaza. C'è la stoccatina Ah. finale con sorriso annesso. Non ho chiesto Vlahovic, ma giocatori con determinate caratteristiche. Se invece arriveranno giocatori con caratteristiche diverse, in qualche modo faremo. Beh, stoccatina proprio, Cioè, in punta di fioretto, come si suol dire. Iniziato. Non lo so. Allora, io sono dell'idea che un allenatore ti chiede, cioè un allenatore che capisce la situazione, ti chiede un nome o al massimo qualcuno con quelle caratteristiche. Cioè, secondo me non arriva lì a dirti io voglio tassativamente lui, ma io voglio lui molto, alla peggio uno con caratteristiche simili. Il problema è che io ho idea che al di fuori di Iglitare, che mi sembra che venga preso estremamente poco in considerazione, non c'è nessuno che capisce abbastanza di calcio da dire cavolo, quel giocatore è la versione un po' magari più scarsa, ma di quest'altro giocatore che magari non ci possiamo permettere. Qui viene visto, gioca in attacco. Allora è quello che mi ha chiesto Sembra Max. come No, non funziona quando così. ero piccolo io che volevo le Reebok Pump, non so se ve le ricordate, che ci segue sicuramente, quelle che si pompavano dalla linguetta, e mio padre mi prendeva le No, Superga. però dico, cioè, non è come. È un pochino come. quella È roba un lì, pochino un po' come quella roba lì. Alfanta. Ok, cioè Alfanta sono D, C e A. Ma non è che tutti. Poi nel calcio vero, non è che tutti gli C sono uguali, tutte le A sono uguali, tutti gli D sono uguali. L'unico neanche i portieri sono uguali tra di loro. Infatti uno scriveva Mancomunque così più scarso di Vlahovic. No, è che fanno proprio diversi. No, sono cioè, due cose diverse. È proprio Giocatori difficile da. completamente diversi. Ciao, come ti chiami? Ciao, mi sentite? Sì. Dici tutto.
Sono Leonardo, ho una semplice domanda. Sì. Nkunku è una richiesta di Allegri o no? Cioè, che noi sappiamo no. Non pare particolarmente. Non pare essere una richiesta di Allegri, anche perché chiede una punta come Vlahovic, è arrivato un Nkunku. E perché l'hanno acquistato? Questa è la domanda del giorno. Ce l'hai in carta e penna? Ce l'hai? Se ce l'hai 50 minuti... No, aspetta, ce l'hai in carta e penna? Ti do il numero di casa Milan. Possiamo ma perché non telefoniamo a casa mia? Allora 02 8295 8070 è pubblico il numero. Se qualcuno ha delle domande sul calciomercato eccetera, chiamiamo direttamente. Non si spiega neanche per me, caro il mio omonimo, perché non sembra essere una richiesta di Allegri. Come stavamo dicendo pochi minuti fa, il Milan compra dei giocatori o va su dei giocatori che sono completamente diversi l'un l'altro. In questo caso qua con Nkunku non si spiega neanche economicamente. È qui che mi lascia perplesso, cioè che il Milan prende Nkunku pagandolo 42 milioni complessivi di bonus, e questo è diverso dal Dopo solito. vi lancio il tema. Va bene, grazie. Incredibile. Ciao. Incredibile. Ciao. Sembra Teo. Incredibile. Vai. Allora, era emerso qualche tempo fa, era passato un pochino sotto traccia. Allora, diciamo così, è evidente che Milan e Chelsea si trovano da diversi anni in ottimi rapporti, professionalmente parlando, perché ci sono stati tanti acquisti tendenzialmente dal Chelsea, che però aveva un bisogno di ridurre quella rosa da 80 giocatori, verso il Milan. Pulisic, Loftus-Cheek, Joao Felix, Tomori, Ebram, tantissimi sono stati negli ultimi anni. Qualcuno è stato più fortunato, molti decisamente meno. Poi c'era stata quella cosa, per fortuna durata poco e poi mandata in fumo, di Maignan. E si parlava di Maignan Chelsea. E c'era chi diceva, cavolo, adesso però i rapporti si sono molto incrinati col Chelsea. Bisogna un pochino trovare una soluzione per riappianare i rapporti col Chelsea. 42 milioni per Nkunku. Non sono la soluzione per riappianare i rapporti col Chelsea. Insomma, e 42 sacchi per Nkunku. Non lo so, mi viene, perché tra l'altro, cioè ragazzi, anche col Chelsea abbiamo sempre fatto trattative eterne col Chelsea, negli ultimi anni, cercando di lavorare sulla formula, su tutta una serie di situazioni. Tomori preso in prestito con diritto, poi siamo andati lì a parlare per cercare di abbassare la clausola del diritto, bla bla bla. E adesso Nkunku in 36 ore vai lì, ti chiedono 40, gli dai 40, arrivederci, grazie, te lo prendi a titolo definitivo. Quindi vuol dire che se floppa ce l'hai fregato. Non ci dovrebbe essere di mezzo Busardo nella questione Nkunku. Non ci risulta, verificare, ma non risulta questa cosa qui. Diciamo che il Chelsea è un po' tipo... Non sappiamo tra gli intermediari, però. Esatto. Diciamo che il Chelsea è quella cosa lì che è tipo il supermercato che fa i saldi a fine anno. Come diceva Jack, li comprava a peso, li comprava i giocatori, quindi dovendosene disfare, però... Ciao, come ti chiami? Ciao, sono Paolo da Bologna. Ciao Paolo. Una cosa veloce che volevo rimarcare, secondo me sta passando un po' sotto traccia, ma Estupignan, che l'abbiamo pagato fior di milioni, dando via Teo a 25 milioni, ma quanto è scandaloso. Vabbè, sei andato dritto. È un'opinione che capisco, non mi fraintendere. Però sei andato abbastanza dritto. Io mi sono espresso su Teo, l'ho sempre detto, quindi io non dico nulla. Ma quando noi diciamo Emerson Royal 2.0, Leonardo Menini, quando noi diciamo addirittura non si capisce niente di calcio. Quando noi dicevamo che vendere Teo a 25 milioni, al di là delle, perché poi siamo arrivati a dire, non noi, ma che Teo è 3 anni che gioca male, quando di fatto è una sola stagione, chiunque meglio di Teo. Beh ragazzi, benvenuti, ben serviti. Io aspetto questo e mi dispiace, perché io sulla sinistra a vedere 45 minuti di Milan Cremonese gli volevo togliere gli occhi, gli volevo togliere con il cucchiaino. Grazie. Grazie, ciao. Soprattutto grazie a Carlo Teodoro, è il mas grande, 11,99, anche grande. lui capisce. No, allora io in realtà su Estupignan, cioè io adesso, perché non è possibile che dopo comunque 6 mesi in cui l'abbiamo visto tanto siamo qui a difendere una spada tratta a Jimenez, e dopo 180 minuti, neanche perché ne ha giocati 45 con la Cremo, dopo una partita e mezzo siamo già qui a prendere a bastonate Estupignan. Io su questo non sono d'accordo, non è il mio modo di giudicare. È evidente che non sono i 90 più 45 minuti più brillanti mai visti nella storia del pallone. Va anche detto che se per Emerson Royal lo sapevano tutti che era un bidone oggettivamente, perché cioè quando ti prendono in giro i tifosi del Tottenham perché gliel'hai comprato, mentre invece qui avevi un allenatore per esempio che
giustamente o ingiustamente gode di grande credito in Italia come De Zerbi, lo ha sempre difeso a spada tratta e senza farne un interesse personale, perché De Zerbi adesso non è più al Brighton, quindi a lui che gli frega se il Milan lo prende o non lo prende. Io aspetterei ancora un secondo. Sicuramente l'inizio non è dei migliori, indubbiamente non è Teo, non avevo nessun dubbio che fosse Teo e non ho mai pensato che potesse essere Teo. Vediamo. Comunque alla fine stesso discorso che ho fatto prima per Jimenez, l'hai pagato 15 milioni, non l'hai pagato 40. Ok, è chiaro che a 15 milioni non può essere questa cosa qui, però non è neanche Paolo Maldini, perché Paolo Maldini non lo compra a 15 milioni. Comunque è vero che il Pavlovic dei miei tempi, il Pavlovic dei miei tempi qualche giorno fa ha detto Estupiñán è meglio di Teo. Estupiñán è meglio di Teo. Sì, vabbè, sì, era il Pavlovic di quel Milan lì, lo possiamo dire, perché adesso passa come grandissimo pacificatore della nazione, delle cose, eccetera, eccetera. Era Io non so di chi tu stia parlando. Però dalla citazione si può capire. Comunque chiuderei leggendo un bel messaggio che ci scrive, che invito ovviamente ad abbonarti, Mauro. Comunque complimenti ragazzi, riuscite a parlare del Milan da anni nonostante tutto, grazie di cuore, grazie a te. Ed è per questo ragazzi che è così importante per noi che voi vi abboniate, perché se noi riusciamo a essere qui e se noi possiamo rimanere qui tutti i giorni a parlare in maniera indipendente, in maniera totalmente autonoma, senza condizionamenti del Milan, è proprio grazie ai vostri abbonamenti che vi rendono parte ancora più integrante di Radio Rossonera e per noi sono necessari e fondamentali. No, scusami, un piccolo momento magari, personale, perché dicono che sono in pigiama. Sì, magari esatto. Quando... E Lenini che fa la trasmissione in mutande. No, io sono rosa. Voi però non lo vedete. Io oggi ti ho tirato fuori un rosa d'altri tempi. Devo dire che anche io sono in camicia perché sono un professionista. Anche Jack, non sei un po' imbarazzato di fare la trasmissione di fianco a uno in mutande? Allora, conta che io ho detto, cavolo, però se colletto alla coreana, magari non è molto professionale, sono sereno adesso. Sono tranquillo. Ma poi mettici anche il pacchetto di sigarette. No? Come si faceva alle giostre nella manica rabboccata, no? Cioè, ma io non lo so, ragazzi, no? Ci meritiamo grazie questo. Alfonso, che saluto, grandissimo, il migliore. Un altro a cui, se non mi ricordo male, ho scorcato un aperitivo. Grazie Maffo. E grazie Carlo che per Jack dona 23. Cioè, vuol dire, Carlo, vuoi dire che quello vestito bene? Ma scusate, la mia è una maglietta con una città. Il pigiama. Edo, è quello che... Capisco l'ignoranza che c'è, soprattutto a livello cinematografico, non Jack, però gli altri che hanno visto. Edo, quella è quella che ti regala mia zia. Lo chiamavano Trinità. Tu sei rimasto a lo chiamavano Trinità. Mia zia, che saluto, è classica a Natale, che io gli dico sempre: zia, ma non serve che tu mi fai quel regalo lì, che mi regala o i calzini colorati o una maglia terrificante da mettermi chiaramente solo a casa e solo mentre sto per dormire. Quella è una di quelle, per dire che a Natale ricevo di mia zia, dico: zia, che bello, grazie. 3 maschi C'è dentro lo scontrino regalo, esatto, così posso cambiarla. No, raga, comunque io non abbiamo approfondito il fatto che Menini e Akanji hanno lo stesso parrucchiere, quindi potrebbe essere quello il link che porta Akanji al Milan. Sì, piacerebbe ad Akanji, però poi ne parliamo. Ezechiele 17. Sì, diglielo che 25-17, non 15-17, ragazzi. Non ho capito se c'è una telefonata. No. Ok. Vabbè, ma siamo 14.03. Gesù mi dice di dirglielo, Edo, che boomerata. Quindi io chiuderei con questo. Più boomer, adesso però, scusate, più boomer Gesù ha 2000 anni. Io però sarò un po' più giovane. Sì, però lui non si mette quella stiamo andando un po' nel seminato grave, però fermiamoci. Va bene, allora ragazzi, di importante in coda c'è da dire: se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi a Fantalgoritmo per giocare un fantacalcio solo con tifosi del Milan. Questo già e soprattutto per poter sfidare i redattori di Radio Rossonera. Non ci vuole molto, raga, l'avete capito da quello che ha detto Jack, non capisce molto di calcio, però comunque se volete sfidarlo iscrivetevi. Il costo è $19,99 per tutto l'anno, ma vi dà accesso a un sacco di statistiche, approfondimenti e soprattutto a una serie di premi no giornalieri ma settimanali, maglie del Milan, eccetera. Avete altro da aggiungere? Siamo allora Giacomo Mirandola, grazie. Grazie a te, grazie a tutti voi che ci avete seguito, a chi si è abbonato soprattutto, a chi ha donato soprattutto, un saluto particolare sempre a Carlo. E torneremo anche a parlare un po' delle giovanili e di tutto tra di noi come facevamo l'anno scorso. Vediamo già adesso Camarda che cosa ci combina venerdì, che secondo me c'ha idee bellicose il ragazzo. Telefonatevi, grazie a Leonardo Menini, ciao a tutti. Grazie a Morgan in regia, grazie a voi, ci vediamo domani alle 13. Ciao.
Amici rossoneri, è il momento di scendere in campo, perché è tornato il Fanta dei milanisti. In palio ogni giornata ci sono maglie ufficiali del Milan, buoni Amazon da 100 euro e, tra i premi finali, iPhone 16, MacBook Pro 14 pollici e molto altro. 270 crediti per la rosa, mercato sempre aperto, ma soprattutto solo milanisti. Sfida gli speaker di Radio Rossonera e gli altri ascoltatori. L'iscrizione costa solo 19,99 € per tutta la stagione. Vai su fantalgoritmo.it/Radio Rossonera e affrettati, perché in caso di spareggio vince chi si è iscritto prima. Sì, è finito anche questo puntato di Lunch Press, ci vediamo domani ancora come tutti i giorni ore 13.